Vai Dieter, libero e felice. Cosa stai facendo? No, niente, stavo risciacquando, Vai a te se mi perdi tutto. No, no, no. Qui abbiamo Emanuele che cerca di importunare il cigno, che infatti scappa via. La via così. Andiamo verso destra, facciamo l'overe, sì. Ok. Oggi a Pisonia c'è la festa, sono le giostre e fanno le castagne oggi. Infatti sono già cominciato, adesso cominciano. Ma sono le 9 di mattina, comincia con le caldarroste. Dai, cigni. Abbianotto, sei lì in attesa della festa anche te? Però ti va mai, niente salamelle, solo castagne. Ti piacciono le castagne? Se le farà piacere. Guarda che filmeri. Lasciate Pisonia e costeggiando sulla destra, incontrate subito un canale, poi invece oltre c'è il fiume Oglio. Adesso saliamo un pochino a curiosare nel canale, poi vediamo un po' l'olio com'è, ma poi torniamo nel lago. Oggi Dieter è toccato a me, infatti mi sta guardando tutto stranito, dov'è Giulia, dov'è Giulia? Guarda lì davanti Giulia, ti giro, la vedi? Boh, guarda dove saltiscono queste onde. No, sto filmando io, guarda. Dai, tieni a destra. C'è una chiazza di spazzatura là davanti, penso sia legno. E davanti a noi l'imboccatura del fiume Oglio, vediamo un po', c'è un pezzettino, vediamo com'è la corrente. Di là c'è l'Overe. Questo è l'olio che stiamo risalendo, il fondo è un po' sporco perché di recente ha piovuto molto, quindi è un po' un colore un po' così. Ok, abbiamo fatto forse un chilometrino sull'olio, c'è una bella corrente perché ce la fai, dai. Prende velocità perché fa la figlia. Pensavo fosse una tartaruga, invece è un tocco di legno. Che bello. Ma sembrava una tartaruga, prima come era girato, una tartaruga sotto un po' la testa che stesse nuotando. Il mio nemico naturale, la papera finta. Qui trovate sia le papere finte e no, e forse anche qualche vera. Sì, qua c'è anche qualche vera. E vediamo se riusciamo ad incagliarci, come è successo qualche anno fa. Cesare l'ha pagaiato a sto giro. Vabbè, se c'è Cesare non dovrebbero esserci problemi. C'è qualcuno? Lui però si fa fatica a dire a condividerle, insomma. È ancestrale. Oh, qua, poverine. Sì, però adesso non c'è più bisogno. Sì, però ti rimane. No, sono quelle finte. E qui ci sono quelle vere, poverine. Ma andiamo via perché mi sto rattristando tantissimo. Facciamo bird watching con i cigni.
e il canneto. Ci sono 2 cigni adulti e poi dal piumaggio c'è 2 giovani adulti. Io ne vedo 2. Sì, sono 2. Non facciamoci, non li facciamo arrabbiare. Ne hanno fatti 2. Ah, che carini! Carino. E c'è il bambino. 2. Sono 2, ma sono praticamente adulti. Alla prossima muta sono adulti. Devono cambiare il piumaggio. Va bene. Stiamo entrando dentro un porto. Porto canale? Non lo sappiamo, fatecelo sapere nei commenti. E ci facciamo una pausa, scarichiamo un po' le gambe. Guarda, c'è un prattino digradante. Possiamo sì. E ci mangiamo qualcosa perché noi siamo svenuti alle 6:30 e a quest'ora abbiamo una discreta fame. Una bella baia riparata, si fa pausa, ci sono tavolini. Peccato non ci sia nessun bar, nessun chiosco. Magari se li cambio poi. Se non li ho più, non è che allora cazzo. Le interessanti soluzioni di Emanuele per la Seaway, perché il bello di questi canali poi è personalizzarsene, no? Io vi cito, dopo le come ha usato le strisce in velcro per mettere dalla palleria da tenda, credo, non posso per irrigidire, e delle cinghie piatte per tenere insomma un po' più unite. La tiro fuori perché si è appena interessante, dai. La gialla che sta rimontando, è una gara di voga. Dai gialla, mi fa pensare al nostro kayak della storia, no? E allora tipo per lui, vai gialla, vai. Va bene, noi abbiamo la rossa oggi. Raccogliendo i rifiuti lasciati da queste papere qua, le ho viste prima, stavano bevendo la birra, maledette. Qui c'è un tratto di passerella sospesa, guarda che belle le rocce qui, sono un preludio di quello che poi vedremo alla baia del Borgne. Questo è il mini Bogne, è il bognetto, no? Vedete questa piccola insenatura. No, il Bogne in realtà è molto più grande, però le rocce sono molto belle. La magia del kayak, quando anche uno scarico diventa una cascata. Vabbè, giraci però tesoro, non farci finire sotto. C'è le madonnine con l'acqua che cadano tipo più lenta del solito. Sì. Guardi proprio solo le gocce là. Ecco cosa succede quando i motoscafi non si fermano.
pausa pranzo un po' prima della baia del Borgne. C'è stato un po' di vento, ho visto questa spiaggetta, ho detto fermiamoci a mangiare, dai, poi vediamo se continuare al Borgne, che è dietro quella punta, qua è la punta Tre Croci mi pare, e poi dopo passare sull'altro lato del lago e risalire fino a Pisogne, che là si vede la grande chiesa di Pisogne e la torre del centro cittadino. Baia del Borgne, c'è chi avvisa in somiglianze con la costa di certe isole thailandesi o delle Filippine. Questo è il lago di Iseo, poi è inconfondibile perché c'è anche la strada che rovina un pochino l'effetto, però comunque è carina come baia. E dove siamo arrivati l'altra volta? L'altra volta siamo arrivati da Montisola, dall'altra parte del lago, siamo arrivati da là, siamo fermati là a mangiare sulla punta. Questa volta siamo andati da Pisogne, adesso giriamo lungo la baia, andiamo a bere il caffè al barettino dell'altra volta, poi cambiamo lato del lago e torniamo a Pisogne. La galleria che si vede è quella dell'accesso pedonale al Borgne, perché altrimenti l'altro accesso, oltre che dell'acqua, è dalla superstrada, non ve lo raccomando. Pausa caffè, subito dopo il Borgne c'è un track con una spiaggia attrezzata. Di là il Borgne e di lì il chioschetto con la terrazza, le panchine. Va bene, ora attraversiamo il lago, un po' più a sinistra Giulia, e poi ci riportiamo verso Pisogne. Che si allontana e l'altra sponda del lago che si avvicina. Voi vedete sempre Giulia pagaiare perché io faccio le riprese nel mio chilometro di riposo, non è che faccio pagaiare per 24 km, per 24 km la povera pellegrinetta oscura, oggi è aranciata, grigio aranciata. No, lei pagaia anche per voi, se dai, iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciatele un commento di incoraggiamento. Si è alzato il vento, siamo un po' sballottati ma nessun problema, niente di che. È molto movimentata la pagaiata, ecco, tutto lì. Adesso siamo orientati in modo da farci spingere dalle onde e là davanti a noi c'è Pisogne. Gli elicotteri, guardate che è bello
molto animato il lago, per le onde che ci sono. Allora andiamo a toccare terra là. Siamo tornati dove siamo partiti, a Pisogne. Adesso Giulia smonterà il kayak, mentre io vado a mangiare castagne e birra qui alla festa. No, solo io. Stanno arrostendo quantità industriali di castagne.